For us, this car represents something that we say that is more than a dream, qualcosa che è più di un sogno. Chimera nasce da una storia di libertà, di ricerca, di realizzazione di un sogno, di un ragazzo appassionato, ossessionato dall'automobile, da tutto quello che essa rappresentava e dalla volontà di diventare indipendente attraverso proprio l'automobile e le corse. Chimera nasce da un momento di difficoltà di pilota in cui mi sono dovuto reinventare e seguendo la mia strada, Keeping My Road, è nata Chimera. Chimera nasce da un periodo di evoluzione di me uomo in cui, terminata la carriera di pilota, guardavo alla mia vita che vedeva passare una passione che era diventata per me un lavoro, ed è stata così la possibilità invece di riproporre la mia passione e farne nuovamente un lavoro. Tutte le risposte sono comunque funzionali a una non certezza della vendita delle vetture dalla quarta, quinta, sesta e poi. Creare un'automobile e creare un'azienda che costruisce automobili, anche se in piccola serie, è una sfida enorme, non solo per me ma per tutto il gruppo di lavoro, i ragazzi che giornalmente si sforzano e si impegnano di dare il massimo perché questa nostra storia abbia continuità, ed ogni giorno bisogna lottare con coraggio, con dedizione e con determinazione, affinché i piccoli problemi si risolvano e che progressivamente si cresca. Il momento più magico è stato quando per la prima volta ho visto nascere la Chimera, la nostra Evo 37. Ricordo bene che eravamo di fronte a un blocco di poliuretano, il materiale che si usa per fresare e far venire fuori il modello in scala 1:1. E dopo mesi di immaginazione, di sogno di questa vettura e di lavoro su computer, CAD, schizzi, la materia veniva così tolta e usciva per la prima volta quella vettura che poi tutto il mondo ha conosciuto. In quel momento ho proprio capito che cosa può provare uno scultore, e quando uno scultore dice che l'opera d'arte è già nella materia e l'opera dello scultore è solo togliere quella che è la materia superflua, proprio in quel momento ricordo questa magia di vedere nascere un sogno. Ogni volta che metto in moto una delle nostre macchine succede per me qualcosa di magico. Io penso che l'automobile sia come un organismo vivente. Alla fine è effettivamente un organismo complesso, fatto di equilibri, esattamente come un essere vivente. Ma a differenza di un essere vivente, l'automobile è generata dall'uomo, da tanti uomini. E quando metto in moto una delle nostre macchine e il motorino d'avviamento inizia a girare e si sentono i primi giri del motore, è come se mi venisse in mente tutto il processo che ha portato a quel magico momento, e realmente ho un brivido perché mi sembra di sentire l'arrivo di un concerto di lavoro, di persone, di impegno, di passione che sfocia in questa accensione, ed è per me un grandissimo orgoglio e una soddisfazione esserne parte. Penso che siano vetture fuori dall'ordinario. Sono vetture le uniche che nascono con un DNA non di auto da circuito. Le Chimera non sono auto da corsa ispirate alle vetture da circuito. Le Chimera sono auto da rally, e in quanto auto da rally sono le macchine migliori che possono esistere per percorrere le strade aperte, le strade di tutti i giorni. Hanno un DNA diverso da qualsiasi altra vettura. Tutte le volte che portiamo le nostre auto in eventi pubblici succede qualcosa che tutte le volte mi dà un brivido, ovviamente di piacere. Vale a dire, io vedo le persone che riconoscono la nostra macchina e che dicono: cazzo, sta arrivando una Chimera. E questo è qualcosa di impagabile, perché vuol dire che abbiamo fatto centro nel cuore delle persone, che veniamo riconosciuti. E molto spesso io non vengo riconosciuto, giustamente, e passando sento le persone che commentano la Chimera e la commentano positivamente. E quindi questa è una cosa che mi rende pieno di orgoglio e felice di non essere riconosciuto.
Il rapporto con i proprietari delle nostre macchine è senza ombra di dubbio un rapporto speciale. Chimera nasce dalla fiducia che 5 clienti all'inizio mi hanno dato, al buio, su un foglio di carta. La macchina non esisteva ancora se non nella mia testa e io avevo cercato di raccontare questa mia idea, questo mio progetto, questo mio sogno a delle persone che potessero, con l'investimento di acquisto delle prime vetture, finanziare tutto l'intero progetto. Progressivamente tutti i clienti che si sono avvicinati a Chimera hanno dimostrato un denominatore comune di una passione mista a una follia o alla ricerca di qualcosa di diverso, perché non è naturale che uno si vada a comprare la macchina da un'azienda che è ancora poco più che sconosciuta. E quindi tutti i nostri clienti sono guidati da una profonda passione e da una enorme fiducia che riversano in me e nelle persone che lavorano con me. Nel primo periodo di Chimera penso di essere stato molto introverso. Non ho voluto espormi più di tanto e abbiamo cercato di mettere in prima linea quello che erano le nostre creazioni. Adesso ritengo che sia bello raccontarsi, perché indubbiamente è affascinante ed è qualcosa di non ordinario e ritengo che magari attraverso gli strumenti di comunicazione di oggi possa essere raccontata una bella pagina di storia di quello che noi facciamo. La Evo 37 è in produzione e stiamo completando le unità a serie limitata che abbiamo annunciato. La Evo 38 è nella sua fase embrionale in cui sta affrontando i test. La K39 invece non sarà più una Evo, una resto mod, ma sarà appunto una K, una chimera, la prima chimera, e rappresenterà per noi qualcosa di eccezionale, perché oltre a essere un'auto nuovamente di serie in serie limitata, un ritorno alle origini dopo che appunto in una quasi vita passata io ero pilota, ora torneremo a correre in una nuova forma. Devo dire che quando siamo partiti con Chimera Automobili io avevo le idee molto chiare di dove sarei voluto arrivare, di dove avrei voluto vedere proiettare Chimera, e ci speravo che tutto quello che si è realizzato effettivamente fosse andato in porto. Allo stesso modo ho perfettamente chiaro dove vorrei che Chimera fosse fra 5 anni, in una costante evoluzione, in una costante crescita e rafforzamento per diventare un marchio che lasci il segno nel mondo dell'automotive e che occupi sempre di più una posizione importante. Io penso che il regalo più bello che si possa fare a una persona che ha un sogno è insegnargli a credere nei propri sogni, e credo che con Chimera o senza Chimera non smetterò mai di farlo. Se devo racchiudere Chimera in una sola parola, arrivati a questo punto direi che è molto più di un sogno.